Ciao a tutti. Una persona mentalmente sana, dopo che una relazione è finita, rispetta i tuoi confini e se ne va per la propria strada. Il narcisista, che non è una persona mentalmente sana, quando la relazione è terminata non rispetta i tuoi confini e non se ne va per la propria strada, per il semplice fatto che per lui la relazione non è veramente finita, ma ha semplicemente preso una piega leggermente diversa. In realtà il narciso non è mai stato interessato né a te come partner né alla relazione in sé. Il narcisista è solo e sempre stato attento a soddisfare le sue necessità, ossia mantenere il controllo su di te ottenendo così il classico rifornimento narcisistico. A dire il vero, il narciso non riesce a rimanere da solo, dato che, come si suol dire, è un vero e proprio vampiro energetico. Per lui la solitudine significherebbe doversi guardare allo specchio e fare i conti con il suo vuoto interiore. In tutto ciò entra in gioco anche la vigliaccheria, che fa parte di questi individui disturbati. Un altro pretesto, che non se ne va quando la relazione è finita, potrebbe essere il fatto che non ha ancora trovato una nuova vittima alla quale aggrapparsi emotivamente e sfogare tutto il suo cinismo. Faccio presente che i narcisisti, in assenza di costante rifornimento narcisistico, vanno incontro a gravi episodi psicotici. Questo capita addirittura nel corso di una terapia psicologica, oppure dopo un improvviso cambiamento di vita, unito ad una complessa e profonda lesione emotiva legata all'immagine di sé, dell'identità personale e dell'autostima. L'assenza di rifornimento narcisistico è come per un tossicodipendente rimanere senza la droga. In sintesi, tu sei solamente il suo giocattolo, sei quella persona che lo rifornisce a livello emotivo, che sopporta umiliazioni di ogni tipo, svalutazioni, tradimenti, menzogne, offese, insomma abusi psicologici se non anche fisici. Ti sei posta o posto la domanda: per quale motivo mi sto facendo calpestare come uno zerbino da un individuo disturbato mentalmente, che non è e non sarà mai in grado di amarmi, di rispettarmi e di apprezzarmi come persona? Probabilmente non hai una risposta valida che possa giustificare tutti questi comportamenti disumani, diabolici, sadici, che il narciso o la narcisista mette in atto nei tuoi confronti. Allora che cosa aspetti a lasciarlo o a lasciarla andare per la sua strada? Mi rendo perfettamente conto che potresti trovarti in una situazione intricata, tanto da non scorgere vie di uscita. Ma se provi a guardarti intorno, è probabile che tu riesca a vedere una via di fuga. Lo devi a te stessa o a te stesso. Non esistono scuse di nessun tipo, poiché non è accettabile il consentire ad una qualsiasi persona di violare la tua vita. Finché rimarrai prigioniera o prigioniero di una relazione così tossica e disfunzionale, non avrai mai modo di ritrovare la tua serenità, la tua autostima, la tua fiducia per gli altri, la tua libertà di vivere un'esistenza degna di te. Sopportando tutti questi abusi, hai già dimostrato a te stessa o a te stesso di avere una forza e un coraggio straordinario. Allora concentrati sulla tua forza e sul tuo coraggio e utilizza tali qualità per tutelarti e per allontanarti da chi non ti ama. Non temere il dolore perché è l'unica e la sola via che ti porterà alla guarigione. Se pensi che ti potrà aiutare, guarda il video Il dolore della guarigione narcisistica, dove spiego come affrontare ed elaborare la sofferenza. E tu cosa ne pensi? Scrivilo qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.